Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, il punto della situazione in casa Napoli. Ieri allenamento congiunto contro l'Avellino, 3-0 per i nostri azzurri e squillo no a Lang in fase realizzativa. Andiamo a vedere cosa è successo, poi ci sono i nazionali, le rispettive partite che hanno giocato, come stanno e come hanno performato, passando per un calendario post sosta che tutti quanti stanno definendo un tour de force. È un cammino comunque complicato per arrivare alla prossima sosta, ma ci arriviamo. Facciamo ovviamente il punto totale della situazione insieme. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo contenuto. Se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dall'allenamento congiunto contro l'Avellino perché ci sono alcune cose da dire. In gol Beukema, Noah Lang e Vergara, doppie sedute per quanto riguarda la situazione HSV Volturno. Il Napoli non sta assolutamente fermo, ovviamente con i calciatori che sono a disposizione perché gli altri sono partiti per le nazionali, ma è un Napoli che è sempre sul pezzo, è un Napoli che resta pronto e sarà un Napoli che troverà dal punto di vista tattico anche soluzioni diverse visti gli infortuni di Politano e di Lobotka, con un Gilmour pronto a sostituire Lobo e con una fascia destra dal punto di vista offensivo che potrebbe presentare diverse soluzioni. Neres a destra, Lang a sinistra. C'è questo Vergara che ogni volta si mette in mostra e ovviamente bisogna vedere se riesce a trovare collocazione e qualche minuto da giocare, ma Conte sa assolutamente il fatto suo e vedremo Noah Lang in campo, o meglio vedremo Noah Lang aiutare la causa Napoli sicuramente in questo rush di partite dopo la sosta, perché sono in primis tutte ravvicinate e poi in base agli infortuni e le mancanze che il Napoli sta avendo in rosa credo che venga schierato e mi auguro che venga schierato scacciando via tutte le chiacchiere e le frottole che lo danno poi in prestito, ritorno al PSV a gennaio. Il Napoli non si priverà assolutamente di nessun calciatore in prestito a gennaio. Figuriamoci, si sta trattando qualche calciatore per rimpiazzare, chissà per la Coppa d'Africa, ma ci arriveremo poi quando la situazione mercato entrerà di nuovo nel vivo, e quindi figuriamoci se parte Noah Lang pagato poi sotto i 30 milioni, esterno che comunque deve sicuramente trovare la sua dimensione e la troverà a breve in casa Napoli, rivivendo poi la situazione di Neres, perché se ricordiamo bene anche l'anno scorso tra ottobre e novembre ci chiedevamo tutti quanti, ma Neres può partire dall'inizio e Neres può giocare più partite, può avere più minutaggio e quant'altro. Ragazzi, Conte ha questo metodo, Conte ti mette comunque lì e tu ti devi conquistare il posto sia dal punto di vista tecnico-tattico e sia dal punto di vista ovviamente dello spessore, ecco, del calciatore. Con questo non sto dicendo che Noah Lang non è buono, assolutamente no, anzi Noah Lang deve approfittare di questo momento per un ulteriore step di crescita soprattutto a livello mentale. Noi lo aspettiamo in campo, io lo aspetto assolutamente in campo perché sono straconvinto che il calciatore è di livello molto ma molto alto. Vedremo poi come si metterà il Napoli in campo nelle prossime partite. Facciamo il punto nazionale e poi passiamo a quel calendario che tutti stanno definendo comunque un tour de force. È un tour de force perché si gioca ogni 3 giorni, ma diciamo che è un esame da intraprendere e possibilmente superare sia per i calciatori e sia per Conte, che l'anno scorso ovviamente ha giocato una volta a settimana. Detto questo, i nazionali, partiamo da Anghissà nella partita con le Mauritius in panchina fino al 75esimo, quindi un quarto d'ora giocato con ottime condizioni, sta bene e non è successo praticamente niente. Noi siamo assolutamente contenti, passando per Højlund con la Danimarca, doppietta, 2 gol in area di rigore da attaccante puro che vede la porta, fiuta ovviamente il gol. Højlund a livello di posizionamento in area di rigore alla fine sta diventando una certezza. Non voglio essere totalitario nei giudizi perché parliamo di un calciatore molto giovane, parliamo di inizio stagione senza fare abbiamo trovato l'attaccante
di tutti i tempi, un grandissimo attaccante, assolutamente un grandissimo attaccante, lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni e noi ne siamo più che contenti. Prestito, ma lo riscatteremo e quindi attaccante presente e futuro in casa Napoli ci siamo e siamo messi molto ma molto bene per quanto riguarda Højlund, che continua a segnare e ci auguriamo che continuerà a segnare per tutta la stagione, che potrebbe essere anche quella di consacrazione. Detto questo, gli scozzesi Gilmour e McTominay, la Scozia vince la partita contro la Grecia. Gilmour in panchina fino al 59esimo, poi è subentrato e manca a farla apposta. La Scozia porta a casa la partita con una Grecia che comunque a livello offensivo ha fatto qualcosina in più, diciamo, della Scozia, con un McTominay che è stato chiamato comunque nella Scozia più a cercare di sopperire alle situazioni e a palle da recuperare a centrocampo piuttosto che supportare l'attacco, ma dal punto di vista offensivo la Scozia comunque non ha fatto tantissimo durante il match, anche se Gilmour dal punto di vista tattico qualcosina ha cambiato, perché poi diciamo che la Scozia è riuscita a portare a casa la partita contro la Grecia. Ieri c'è stata Belgio, Macedonia del Nord, De Bruyne contro Elmas, 90 minuti in campo per tutti e due i calciatori. La prestazione del belga è da incorniciare dal punto di vista dei numeri. Ovviamente è finita 0-0 la partita con rammarico, perché il Belgio ha giocato praticamente a una sola porta, quindi resta il rammarico perché non hai buttato dentro il pallone, non hai portato a casa i 3 punti. Però dal punto di vista della prestazione Kevin De Bruyne ha fatto un'altra partita stratosferica. Basta pensare alla precisione dei lanci: 10 lanci effettuati, 9 finiscono dove devono finire. Quindi dal punto di vista dei piedi noi non abbiamo mai avuto nessun dubbio su Kevin De Bruyne. Arriverà anche l'ulteriore step, perché parliamo comunque di un Napoli che sicuramente si sta adeguando, lo sta inserendo e quant'altro, ma siamo già ad altissimi livelli, almeno per quanto mi riguarda. Lo dicono gli assist, lo dicono i passaggi chiave, 7 passaggi chiave per De Bruyne nella partita di ieri sera, quindi calciatore assoluto, ma non lo scopriamo sicuramente oggi. Elmas, partita di contenimento per la nazionale ovviamente di Elif, non possiamo dire che ha fatto la differenza, perché non c'è sicuramente un gol, non c'è sicuramente un assist sul tabellino, non risulti, a parte ovviamente qualche scorribanda, ecco, in avanti, ma il Belgio ha tenuto il campo molto ma molto meglio. La Macedonia si è chiusa nella propria metà campo aspettando l'avversario. Elmas dal punto di vista comunque dell'incontrismo e nel recupero palla comunque ha dato il suo contributo. Questo calendario che tutti quanti dal punto di vista della stampa e i giornali lo presentano come un tour de force, attenzione Napoli, incredibile, dopo la sosta ci saranno 7 partite complicate eccetera eccetera. Siamo tutti d'accordo che sono 7 partite complicate, ma diciamo che la squadra che gioca la doppia competizione è in Europa, squadre che comunque tendono a restare nelle zone di alta classifica nei propri campionati, si ritrovano comunque a giocare ogni 3 giorni. Poi ringraziamo chi organizza le nazionali, perché fanno sì che ci sono veramente 7 partite in 21 giorni, meno di un mese, quindi è un tour de force dal punto di vista atletico, ma dobbiamo ringraziare chi fa i calendari e le soste nazionali, perché arrivando al 9 novembre, partendo dal 18 ottobre, comunque dopo queste 7 partite ci sarà l'altra sosta, diciamo, per le nazionali, l'ultima, per poi arrivare a marzo, in grazia di Dio, senza fermarsi. Detto questo, le 7 partite dal 18 ottobre al 9 novembre sono Torino-Napoli, PSV-Napoli, Napoli-Inter, Lecce-Napoli, Napoli-Como, Napoli-Eintracht e Bologna-Napoli a novembre. Le prime 4 ad ottobre, che finisce il mese di ottobre con Lecce-Napoli, trasferta non tanto diciamo simpatica dal punto di vista della situazione fuori casa, è un campo difficile, lo è sempre stato, ma non solo per il Napoli. Chiunque va a giocare a Lecce comunque deve tener conto della piazza,
situazione stadio e di un Lecce che in casa resta sempre una squadra e fuori casa non voglio dire totalmente un'altra, ma diciamo che in casa presenta quelle situazioni spigolose e punti interrogativi maggiori dal punto di vista diciamo proprio della partita giocata rispetto alla situazione. Fuori casa ci sarà l'Inter al Maradona prima del Lecce e poi c'è il Torino subito dopo la sosta e dovrebbe essere la partita di rientro per Alessandro Buongiorno che tutti aspettiamo per quanto riguarda la difesa, così come aspettiamo Rachmani, ma arriverà un po' più in là la situazione Rachmani. C'è stato un bel intervento di Pastore, il giornalista, se non vado errato, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, che ha analizzato dal punto di vista della pericolosità dell'avversario la situazione in casa Napoli quando c'è Rachmani e quando invece manca Amir. E i numeri parlano chiaro, i numeri ovviamente sono molto ma molto chiari. Quando c'è Amir subiamo di meno, quando non c'è Amir tendiamo a leggere situazioni in maniera diversa tra i due centrali, ma l'abbiamo analizzato anche nei video post partita col Genoa, con lo Sporting Lisbona, quando arriva quella palla in aria piccola o palle tese a mezza altezza che comunque sono tra il dischetto del rigore e l'area piccola, il Napoli ha fatto un attimo fatica a registrarsi, ecco, tra i due centrali, tra il terzino che dovrebbe coprire poi diciamo l'ultimo uomo sul secondo palo e quant'altro. Quindi aspettiamo anche Amir e Buongiorno dovrebbe rientrare contro il Torino. La situazione che ci presentano dal punto di vista mediatico in casa Napoli durante questa sosta delle nazionali, e concludo ma lo devo dire, è da rabbrividire, perché come si è fermato il campionato iniziamo con la situazione Osimhen, intercettazioni, Noah Lang al PSV a gennaio, c'è un problema in casa Napoli, arrivando poi il calendario del Napoli dopo la sosta è molto ma molto complicato. Siamo d'accordo che è complicato, ma io non ho letto da nessuna parte il Milan che ovviamente non gioca le coppe, l'Inter, la Juventus e quant'altro. Non le andate ad analizzare le partite di altre squadre e non fate titoloni da giornale, ma a Napoli non attacca, anche perché Antonio Conte preparerà un match alla volta, così come è sempre stato, ma così come fanno quasi tutti gli allenatori. Non è che vado a vedere chi devo affrontare il 9 novembre per organizzarmi poi la partita di sabato 18 ottobre contro il Torino. Non attacca fin quando il Napoli sarà così forte a livello societario, sia dal punto di vista di tribunali, Osimhen e quant'altro, sia dal punto di vista mediatico, se volete girare il dito nella piaga. Sempre Forza Napoli, buona continuazione di giornata e buon weekend ancora, ci vediamo nel prossimo video, ciao!